Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Per poter lavorare con un incisore laser e stare allo stesso tempo all'interno del laboratorio è necessario avere un sistema di aspirazione molto spinto. Negli scorsi video ho potenziato la ventola del laboratorio, però comunque il fumo continua a essere sparato in tutte le direzioni. Ho creato un piatto di sottofondo per far defluire nel miglior modo possibile i fumi prodotti dall'incisione. Quello che mi resta da fare è creare una sorta di contenitore che contenga tutti i fumi senza disperderli nell'ambiente. Avevo pensato di creare il classico box come la cabina di verniciatura, pieghevole in modo da non occupare spazio all'interno del laboratorio. Però poi, pensando di poter aver bisogno della webcam durante le lavorazioni con il laser, ho cambiato progetto. Ho comprato per pochi euro questa tenda da doccia in plastica che sicuramente come materiale riuscirà a contenere il fumo creato dall'incisore laser. Però poi, per vedere l'incisore durante le lavorazioni, ho pensato di mettere nella parte frontale un telo di plastica trasparente. Quindi bando alle ciance e mettiamoci all'opera. Partendo sempre dal disegno della piramide dell'aspirazione, realizzo una sovrastruttura. Quest'ultima mi occorrerà per tenere ferma la parte alta della tenda e per poterla fissare al condotto di aspirazione. Avevo conservato questa spugna stratificata proprio dall'imballo dell'incisore laser. Adesso da questo pezzo andrò a recuperare delle fasce per chiudere tutta la parte inferiore dell'incisore laser. Installo la spugna tagliata sui 4 lati. Misurazione veloce degli ingombri e procedo con il taglio della tenda.
Taglio dei distanziali da posizionare nei 4 angoli per evitare che il ponte mobile urti sulla plastica del rivestimento. Per evitare di rovinare la plastica gommata trasparente della parte frontale, vado a tagliare prima la parte posteriore. Con lo stesso sistema taglierò i 2 laterali e in ultimo taglierò la parte trasparente e assemblerò tutto. Per unire il tutto applico del nastro biadesivo sulla parte frontale e su quella posteriore. Poi, per rinforzare la parte superiore che andrà nel supporto stampato, applico del nastro di alluminio.
Applico del nastro biadesivo per fermare tutta la tenda creata all'interno del supporto stampato. Installo dei ganci ad occhiello che avranno un duplice scopo, quello di tenere le due parti stampate insieme e di consentirmi di fissare il supporto ottenuto alla bocchetta di aspirazione tramite degli elastici per abbigliamento. Ho stampato questi 4 supporti da montare sui piedini dell'incisore in modo da poter mantenere le bacchette distanziali. Una volta montato tutto, lancio un test di taglio per vedere se esce fumo dall'interno della struttura. E il fumo generato viene aspirato completamente dall'interno della tenda. Ed eccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Come avete visto, questa cappa di aspirazione funziona molto bene. Questo è solo un prototipo perché volevo vedere se funzionava tutto correttamente prima di investire su materiali più costosi. Andrò a sostituire i pannelli laterali che sono di tenda da doccia molto sottile, ne prenderò una più doppia. Però devo dire che il sistema funziona egregiamente. All'interno della stanza, subito dopo i tagli, non si sente assolutamente puzza di fumo. Come vi dicevo, anche per questo sabato è tutto. Ricordatevi sempre del giveaway della troncatrice a 1000 iscritti. In descrizione troverete tutti gli utensili e materiali che mi avete visto usare per questo progettino. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!